Come abbiamo visto per l'arco alla francese e per la posizione della mano sinistra, si parte sempre dalla mano ben rilassata che mantiene la sua curvatura naturale che ha naturalmente nella condizione di riposo. Avvicinando la mano all'arco, appoggiamo la bacchetta in prossimità della congiunzione con l'intallone, nello spazio tra il pollice e il palmo della mano. Il pollice appoggia sopra la bacchetta e in questo tipo di presa ha un ruolo molto importante per la produzione del suono, poiché è responsabile del trasferimento del peso dal braccio alla bacchetta. Anche il dito indice scarica il peso della mano e del braccio sull'archetto, ma senza appoggiarsi completamente al di sopra della bacchetta, si appoggia solo in parte ed è affiancato dal dito medio, che posizionato appena sotto di esso si occupa di sostenere e gestire il peso dell'archetto dal basso. L'anulare è libero, non appoggia da nessuna parte e sta semplicemente rilassato. Infine il dito mignolo si pone al di sotto del tallone, ci dà il riferimento dell'altezza della linea del crine ed è utile per controllare l'inclinazione laterale dell'arco, ovvero l'inclinazione del fascio dei crini rispetto alla corda dello strumento. Come per la presa dell'arco alla francese, le dita si appoggiano sull'arco e sul tallone solamente per la loro punta, mantenendo la loro curva naturale. Non sono appoggiate piatte sulla bacchetta. In tale maniera l'arco è libero di muoversi avanti e indietro tra le dita. Tutto quello che è stato detto per la produzione del suono e per l'utilizzo dell'arco alla francese vale anche per l'arco alla tedesca, quindi se non l'avete già fatto andate a vedere le 6 brevi lezioni sulla tecnica dell'arco alla francese. Mi riferisco, in particolare, al mantenimento della rilassatezza nel braccio e nella mano per tutta la lunghezza dell'arcata, al mantenere in equilibrio l'arco in ogni suo punto di contatto del crine sulla corda per tutta la sua lunghezza, e al movimento generale del braccio che inizia dal tallone con tutto il braccio insieme, per concludersi alla punta con l'avambraccio in estensione e viceversa al ritorno. Il movimento del polso è altrettanto importante. Svolge la stessa funzione di ammortizzatore come nell'arco alla francese ed è responsabile per un bel suono tenuto, legato, senza buchi o interruzioni. Il movimento del polso deve essere morbido e ampio. Inizialmente vi esorto a utilizzarlo molto di più di quello che immaginereste e che vi sembrerebbe corretto. Poi con il tempo e con l'esperienza troverete la giusta quantità di polso da impiegare nelle diverse situazioni e nei diversi colpi d'arco. Vi faccio un esempio per farvi capire cosa intendo per usare molto polso. Mi raccomando, non fate come molti che suonano solo con il braccio senza usare il polso. Ricordatevi che è molto più facile tornare indietro e ridurre il movimento del polso una volta acquisito, piuttosto che aggiungerlo al vostro modo di suonare abituale in seguito. Inoltre, il ruolo del polso è fondamentale per dare aria e respiro al suono, quindi per conferirgli qualità.